Guerra a Gaza. Gli 8 metodi di genocidio di Israele. Questo attacco non è iniziato dopo l'azione di Hamas del 7 ottobre. È in corso da decenni. I bombardamenti israeliani hanno causato una distruzione senza precedenti di persone, infrastrutture e habitat, sembra inarrestabile. Né la pressione degli Stati Uniti volta a limitare le vittime civili, né la retorica degli Stati arabi che non sono riusciti nemmeno a mettersi d'accordo su azioni congiunte, come un embargo petrolifero o la temporanea rottura delle relazioni diplomatiche formali sono riuscite a fermare, o addirittura a moderare, la feroce azione di Israele. Anche le risoluzioni delle Nazioni Unite e le proteste di massa globali si sono rivelate inefficaci. Per quanto possa sembrare incredibile, sembra che il destino di milioni di palestinesi continuerà a essere deciso solo da 2 uomini, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Israele ha dichiarato che la sua campagna durerà ancora per molti mesi, possibilmente senza ulteriori periodi di tregua. Lungi dal ridurre l'escalation dell'offensiva o dall'assicurare un bilancio delle vittime civili significativamente più basso come hanno esortato a fare gli Stati Uniti, non tanto per preoccupazione per le vite dei palestinesi, quanto per paura di una guerra regionale più ampia e di danni al sostegno internazionale a Washington e Tel Aviv. Dopo la breve tregua di novembre Israele ha invece intensificato i suoi attacchi. È fuori dubbio che Israele abbia già commesso una serie di crimini di guerra. Ciò non sorprende per uno Stato che per decenni ha sviluppato e coltivato tale abitudine e ancor meno se si ricorda che Israele è stato fondato sulla pulizia etnica. Crimini di guerra, discriminazione contro i non ebrei e disprezzo per il diritto internazionale sono stati parti importanti del DNA di Israele sin dalla sua creazione nel 1948, e anche prima, se si ricordano i paramilitari sionisti come l'Irgun e l'Egana. Ma ora si discute se i massacri di Israele abbiano raggiunto il livello di genocidio nel senso legale del termine. Esistono molti malintesi popolari su ciò che costituisce un genocidio, il principale dei quali è che per essere tale, le atrocità devono raggiungere la portata e il livello dell'Olocausto o sterminare quasi un intero popolo o gruppo. Questo non è il caso. Definire il genocidio. Secondo l'articolo 2 della Convenzione sul genocidio, per genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, uccidere membri del gruppo, causare loro gravi danni fisici o mentali, infliggere deliberatamente condizioni di vita volte a provocare la distruzione del gruppo, imporre misure intese a prevenire le nascite, o trasferire forzatamente i bambini ad un altro gruppo. Le azioni di Israele a Gaza e le loro terribili conseguenze sull'intera popolazione civile, insieme alle ripetute dichiarazioni di funzionari statali israeliani che suggeriscono fortemente l'intento deliberato di spazzare via o almeno danneggiare il maggior numero possibile di palestinesi, lasciano pochi dubbi sul fatto che il limite sia stato raggiunto e ormai superato da tempo. Molti funzionari, giornalisti e membri della società civile lo hanno pubblicamente definito un genocidio. Nonostante alcune riserve, sembra emergere un consenso tra accademici, studiosi di diritto e persino ex procuratori della Corte Penale Internazionale, che certamente sono in grado di riconoscere un genocidio quando si sta svolgendo davanti ai loro occhi. Israele combina sistematicamente e metodicamente tutti questi metodi di morte, con risultati orribili. La storia ci ha insegnato che esistono molti modi per sterminare un gruppo di persone o impoverire una popolazione. Ma la campagna di genocidio di Israele, in corso dal 1948, è definita da diverse caratteristiche: la sua natura permanente, la variazione tra genocidio, al rallentatore, e ondate di massacri brutali, e la ricca gamma di tecniche di morte di massa. Nel momento attuale, Israele sta combinando sistematicamente e metodicamente tutti questi metodi di morte, con risultati orribili. Si possono identificare almeno 8 tecniche genocide che sono confluite nella reazione dello Stato all'attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, definito organizzazione terroristica nel Regno Unito e in altri paesi. Sembra che Israele abbia colto questa opportunità per portare il suo genocidio al rallentatore a un livello completamente nuovo di brutalità. Le 8 tecniche. 1. Ucciderli. Bombardare i palestinesi indiscriminatamente, qui,
L'attenzione dei media, la pressione di alleati come gli Stati Uniti e le proteste internazionali possono avere una certa efficacia nel frenare Israele. Nonostante le affermazioni di Israele secondo cui sta adottando misure per proteggere i civili, la realtà sul campo dimostra il contrario, con i non combattenti che rappresentano la maggior parte delle vittime. Scuole, ospedali e condomini sono stati presi di mira direttamente. 2. Farli morire di fame. Questo viene fatto attraverso il blocco delle forniture di cibo e acqua. Ancora una volta, questa non è una novità. È stato a lungo parte di una politica israeliana concertata e organizzata volta a privare i palestinesi anche della più fondamentale di tutte le risorse di sostentamento, l'acqua. 3. Privare loro delle cure mediche. Israele sta massimizzando il numero delle vittime distruggendo le infrastrutture mediche, compresi gli ospedali, garantendo così che molti che avrebbero potuto essere salvati moriranno invece per ferite non curate. 4. Diffondere le malattie. Il collasso delle infrastrutture mediche, insieme a condizioni di vita catastrofiche, ha garantito la diffusione delle malattie, rischiando un'altra significativa ondata di morti. 5. Esaurirli attraverso gli sgomberi forzati. Prendendo spunto dal genocidio armeno, Israele sta ora utilizzando il trasferimento forzato, prima dal nord di Gaza al sud, poi all'interno del sud, per far sì che le persone esauste e spesso ferite si spostino da una presunta area sicura alla successiva. Una mappa a griglia pubblicata da Israele ha diviso il sud di Gaza in centinaia di minuscoli appezzamenti, tra i quali le persone sono costrette a spostarsi con breve preavviso per evitare le bombe. 6. Distruggere il loro ambiente. Quello che sta accadendo a Gaza è un vero ecocidio. La quantità di distruzione ambientale, che va dall'inquinamento durevole alle munizioni militari, è enorme e potrebbe colpire le generazioni future. 7. Atomizzare la loro società. La distruzione sistematica delle strutture governative e amministrative con il pretesto di combattere Hamas ha sconvolto la società palestinese. Sfollando la maggior parte dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza, Israele sta recidendo i loro legami sociali. Non è chiaro come potranno ricreare una società in futuro, soprattutto perché Israele ha cercato di legare tutti i civili ad Hamas e intende mantenere il controllo sul territorio e sulle sue risorse per il prossimo futuro. 8. Spezzare il loro spirito. Per decenni Israele ha utilizzato la guerra psicologica per alimentare un senso di disperazione e impotenza tra la popolazione. Ciò è stato terribilmente efficace tra i più vulnerabili, i bambini di Gaza, molti dei quali soffrivano di grave depressione e pensieri suicidi anche prima dell'attuale offensiva. Dato che Israele rende quasi impossibile il trattamento di questi pazienti, la maggior parte subirà traumi a lungo termine. Gli 8 metodi sopra menzionati sono tutte forme di punizione collettiva, con conseguenze destinate a durare almeno una generazione, anche se la guerra dovesse finire oggi. Grazie per aver visionato il video relativo al genocidio dei palestinesi e se il video ti è sembrato interessante e volete essere aggiornati iscrivetevi al mio canale e metti un mi piace, ci vediamo in un altro video, ciao!